Ciao, oggi andiamo a completare il divisore della Deckel e dobbiamo fare una copertura qui per queste guide. Prima cosa lo porteremo a misura, qui invece sagomeremo a un raggio di 120 gradi. Come fare? Io non ho una CNC, però ho un bel visualizzatore di quota con la funzione raggio. Impostando i parametri e con 1000 passate riusciamo a eseguire questa lavorazione che tipicamente si fa in CNC, perché a mano, senza il visualizzatore di quote, con questa funzione devi fare 1000 calcoli e fare a mano la lavorazione. Con questo i calcoli li fa lui, e già questo è un grande aiuto. Praticamente metteremo il pezzo qui, daremo le varie coordinate, poi con l'asse X ci sposteremo e andremo a rimuovere il materiale. Questa è veramente una funzione molto potente, perché con le macchine tradizionali possiamo fare tante cose, basta solo avere un po' di pazienza. Questo è il visualizzatore di quota di cui vi parlavo con la funzione raggio. Eccola qui. Adesso ho un po' preimpostato, ma non tutto. Andiamo al disegno, dopodiché torniamo qui e vi faccio vedere come si imposta per fare appunto questa lavorazione a raggio 120 gradi. In Fusion ho fatto il disegno del nostro componente. Si presenterà così alla fine del lavoro. Come vedete qui abbiamo questo bell'arco e la coda di rondine. Questo pezzo sarà largo 92 mm, alto 26,46. Ho fatto questo disegno principalmente per ricavarmi questa quota qui, che è 22,54 gradi. Se questo è il fulcro del nostro raggio a 120, praticamente il nostro zero sarebbe all'incirca qui e il nostro 180 gradi qua. Come abbiamo questa quota, noi invece partiremo da 67,47 e finiremo a 112,57, perché se questo è il nostro 90 gradi qui al centro, noi facciamo 90 meno 22,54 uguale 67,46 ed eccola qua, 67,47. Questo sarà la nostra partenza. Arriviamo a 90 più 22,54 uguale 112,57, eccolo qua, e questo sarà il nostro punto d'arrivo. Quando mettiamo il pezzo in macchina dobbiamo trovare il centro, questo qua. Questo è molto importante perché tutto praticamente nasce da questa posizione qua. Dopodiché ci andiamo ad azzerare qui e questo diventa il nostro punto zero e da qui iniziamo il processo di lavorazione. Questa è una dimensione importante. Ci siamo. Questo è il nostro zero. Adesso è 3 mm di diametro, quindi entro 1,5 e siamo perfettamente sopra il centro. E adesso niente male sul serio, e 1, 2. Adesso in realtà dobbiamo andare a fare questa operazione qua, questa sfondatura. Let's go. Ok, finalmente iniziamo questo lavoro maniacale. Allora,
la cosa fondamentale da fare è prendere il nostro zero. Adesso questo tipo di funzione lavora soltanto sull'asse X utilizzando una fresa a raggio completo, quindi a 180 gradi. Il nostro zero, il centro della nostra fresa coincide con questo corner, con questo angolo, e se vedete c'è una particolarità: per l'asse Z ho azzerato sul raggio e non sul diametro esterno, altrimenti poi quando ci troviamo al centro praticamente ci troviamo 4 mm più alti rispetto alla superficie. Invece noi dobbiamo andare qui tangenti, qui dobbiamo arrivare a zero praticamente. Adesso andiamo sul lettore di quota e impostare tutti gli altri riferimenti. Ok, adesso ho azzerato tutti e tre gli assi. Voglio toccare, ok, 5 micron non fa la differenza. Questa è la funzione raggio. Premiamo il bottone ed ecco qui che ci si apre la nostra finestra. Io ho già messo i parametri all'interno. Allora, prima cosa è questo qua, disegno numero. State attenti che sia sul disegno che voi avete selezionato. Io ho messo i dati sul disegno numero 1 perché ci sono più disegni, come vedete, 2, 3, 4, e se precedentemente avevate delle lavorazioni simili vi potete confondere, quindi fate sicuri che siete sul disegno corretto. Qui ho scelto il piano del nostro lavoro, YZ. Premendo qui potete cambiare i piani XY, XZ, YZ, è quello lì che a noi ci interessa perché il pezzo è lungo e noi daremo le passate sull'asse X che serve solo a fare le passate. Allora, ho impostato 45 più 45.71 il centro del nostro asse Y, perché praticamente il nostro pezzo è largo 91.92, quindi la metà è 45.71. L'asse Z è il raggio del nostro arco. Sotto dovete impostare il nostro arco, praticamente ha un raggio di 120. In fresatura a bordo qui potete decidere se fare una fresatura esterna o interna. Logicamente per questo lavoro a noi ci serve esterna. Questo è molto importante, abbiamo determinato prima, perché a noi interessa una porzione dell'arco da 0 a 180 gradi, quindi l'angolo di partenza sarà 112.57 e l'angolo di arrivo sarà 67.46. Un altro dato molto importante che però determina il numero di passate è questo qui, è il passo di fresatura. Io ho scelto 0.35 perché così ho meno creste acute, diciamo così. Queste qui dipende anche dal diametro della fresa a raggio che usiamo. Più grossa è la fresa a raggio e meno picchi acuti ci ritroviamo sul pezzo. Io avevo un 8 mm, quindi ho usato quella. Per avere una superficie meno, diciamo così, rugosa, io ho scelto 0.35, però so che pagherò il numero di passate, ne dovrò fare veramente tante. Oltre questo, molto importante, dobbiamo mettere il diametro dell'utensile. La mia è una fresa da 8 mm. A questo punto siamo pronti, torniamo su
A questo punto siamo pronti a iniziare la nostra lavorazione. Enter, ed eccoci qui sulla schermata. 1 di 271. Lo so, questo è lo scotto da pagare, però altrimenti non facevo questa lavorazione. Una CNC non ce l'ho e quindi il gioco vale la candela dal mio punto di vista. Adesso andiamo sul pezzo. Let's go. Y1.88. Questo è il punto 1. Let's go. Veramente una bella finitura. Beautiful. See you later. Ci vediamo dopo. Adesso la seconda. Facciamo così. 2 di 271. È maniaco sta storia, eh. Wow, beautiful, fantastico. See you later, ci vediamo dopo. Ne posso fare una al minuto, ne dobbiamo fare 271, quindi fate voi. In questo momento siamo a 40 su 271. Adesso mi fermo, sono arrivato a 71 di 271, la macchina è un po' calda, sono quasi 3 ore che gira. All'inizio avevo un feed molto basso perché dovevo un attimino vedere com'era la situazione. Durante le ultime 20-25 passate ho aumentato il feed e adesso riesco a fare una passata al minuto. La passeggiata è ancora molto lunga. Totalmente una pazzia, però secondo me il gioco vale la candela. A dopo. Sono più di 3 ore che la macchina gira, è veramente bella, c'è un po' di cresta, ma è normale, ma molto meno di quanto pensassi. Questa dopo con un po' di carta viene via facilmente. Adesso sono un po' stanco, mi vado a riposare, così intanto questa notte la macchina ha tutto il tempo per raffreddare. A domani. Siamo quasi al centro, 133, 135.5 in realtà sarebbe il centro. ...150 su 271.
2,000 years later. Guarda, sono veramente felice di come è venuto, è perfetto. Adesso gli diamo una bella rivicata. Non poteva essere meglio di così, è preciso, è andato tutto liscio fino alla fine, diciamo. Ci sono questi i passi praticamente, non so se riuscite a vederli. Niente di che, come sapevo sarebbe avvenuto. Niente di più, niente di meno. E adesso con un po' di carta vetrata la andiamo a rimuovere. Eccolo qua. Ok ragazzi, è venuto il momento di provare il nostro nuovo componente. Wow. Sono veramente molto soddisfatto. Molto contento. E ragazzi, se vi è piaciuto il video vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. See you the next one. Thank you.